Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Oggi proviamo a rispondere alla domanda: i Longobardi adoravano Thor? Come sempre, bentornati. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati, commentare e condividere se volete supportare l'operato della Fara. Se poi voleste diventare nostri supporter ancora più attivi, in descrizione trovate come abbonarvi o come diventare nostri Patreon, e poi c'è sempre l'opzione dei super grazie, ultimamente utilizzata moltissimo dai nostri iscritti. Bene, prima di iniziare una piccola nota, un annuncio come c'è scritto nel titolo. Domenica 17 e domenica 24 novembre troverete me e altri membri dell'associazione, Bracco, Matus, Mara, Pier Prospect, adesso dobbiamo capire un po' come organizzare i turni, nel Castelletto Savorgnan di Artegna. Artegna è uno dei castra citati da Paolo Diacono in relazione alla sortita avara di VII secolo. Rappresenta cioè uno dei punti fondamentali della difesa arretrata del Ducato di Forum Iuli in epoca longobarda. Insieme ad altri 6 erano appunto i luoghi in cui, secondo Paolo, i Longobardi si erano rifugiati per poi contrattaccare alla sortita degli avari provenienti dalla Pannonia e con le spalle scoperte per la mancata difesa da parte del regno per questioni politiche. La parte interessante è che molti di questi castra sono stati indagati e il castrum di Artegna non fa eccezione. Sulla collina del castello, oggi occupata solo parzialmente dal Castelletto Savorgnan, sorgeva appunto questo castrum di origine precedente, già utilizzato in epoca gota e tardo-antica, e che per fortuna negli ultimi decenni ha avuto numerose indagini archeologiche che continuano tutt'oggi. All'interno delle sale del Castelletto Savorgnan, dimora nobiliare di prima età moderna, ultimo residuo di quel castrum prima e poi di quel castello che hanno ceduto alle ingiurie del tempo, ai terremoti e alle guerre cogemonesi, è conservata una piccola esposizione di materiali archeologici provenienti proprio dalla collina. Avendo in quei 2 weekend del 17 e del 24 il paese di Artegna programmato la sua annuale festività autunnale, il Purcetinstaiare, ci è stato chiesto da Natascia Fasiolo, archeologa della cooperativa Riscoperte, che attualmente gestisce la parte storica del castelletto, di approfondire per i visitatori l'aspetto longobardo di questo importantissimo luogo geografico. Quindi chi di voi fosse in zona e se la sentisse di affrontare la salita alla collina del castrum e abbandonare le prelibatezze del paese, ci troverà in abito storico con le nostre ricostruzioni dentro le sale destinate all'esposizione archeologica, pronti a raccontarvi la storia dei Longobardi in uno dei siti che ha fatto la storia dei Longobardi. Veniamo al tema di oggi. L'argomento sul Thor dei Longobardi è un argomento che regolarmente ricompare nei commenti. Capita molto spesso infatti che alcuni nostri vecchi video vengano ripescati da nuovi utenti che ci fanno delle domande relative all'argomento magari non esplicitate nel video stesso. Un buon esempio è il commento credo di oggi o di ieri sera relativo al culto dei santi guerrieri Martino e Giorgio in relazione a quello di San Michele di cui abbiamo discusso in un video dedicato. Ecco, allo stesso modo, i culti pre-cristiani, i culti pagani del mondo longobardo sono un argomento che stimola molto chi ci ascolta e la figura di Thor, una delle più note della mitologia scandinava e nordica, ritorna spesso. Abbiamo deciso quindi di provare un attimino a fugare per quanto possibile alcuni dubbi sull'argomento. Sì, perché c'è ancora una tendenza in chi si appassiona al mondo longobardo a fare quello che facevano anche gli studiosi fino a un secolo fa, cioè sovrapporre quello che noi sappiamo della cultura tradizionale precristiana scandinava, derivante dall'Edda poetica e poi dall'Edda di Snorri, al substrato longobardo e trovarci un'identità uno a uno. Ora, noi in diversi video in cui abbiamo parlato di Godan, abbiamo sottolineato come questa identità uno a uno non sia possibile per distanza chilometrica e cronologica e perché le religioni, essendo fenomeni umani, si evolvono. Quindi in particolare noi abbiamo spesso calcato la mano su quanto Godan non possa essere la stessa cosa di Odino,
per quanto condividano probabilmente lo stesso archetipo. Sulla figura di Thor le cose si fanno ancora più confuse, perché in realtà in fonti longobarde Thor o Donar o Tunar, in varie versioni del mondo germanico, non viene mai nominato. Paolo Diacono nomina Thor in relazione a le dinamiche dell'impero franco verso le popolazioni pagane del nord, ma fa riferimento appunto ai culti scandinavi, cita Wodan e Thor dicendo che non sarebbero stati di nessun aiuto, ma non li inserisce nelle sue opere. Allo stesso modo non abbiamo riferimenti di incisioni, non abbiamo martelli di Thor, il simbolo, no, della fede tradizionale in contrapposizione a quella cristiana, soprattutto nel nord Europa, si cristallizza a un certo punto in ciondoli con la forma stilizzata del martello o della lancia Gugnir di Odino. Non abbiamo niente di tutto questo nel mondo longobardo. Abbiamo alcuni riferimenti letterari e materiali. Quelli letterari sono molto dubbi, in particolare il più famoso è contenuto nei dialoghi di Gregorio Magno, in cui lo stesso Papa descrive uno dei vari aspetti che rendono orrenda la popolazione dei Longobardi, e fra questi in un episodio in cui dopo aver fatto prigionieri 400 uomini, li espongono al sacrificio di una testa di capra dedicata al diavolo, a cui poi chinano la testa, invitando gli stessi prigionieri a fare il medesimo atto, e di fronte al loro diniego li uccidono. Ecco, gli studi più recenti in realtà tendono a vedere in questo episodio, il cosiddetto episodio del Caput Capre, un tentativo abbastanza chiaro, se devo essere sincero, di propaganda anti-longobarda e in particolare anti-ariana, nel senso Gregorio tentava di delineare i longobardi come appunto nefandissima gente, nefando è anche il canto che loro intonano a questo Caput Capre, e di conseguenza era propaganda, era come oggi quando si dice che l'avversario politico è ladro o terrorista. Chi però ha voluto analizzare gli elementi contenuti in questo passaggio dei dialoghi ha voluto vedere nella presenza della testa di capra un collegamento appunto con gli attributi successivi, di molto successivi, ricordiamolo, del Thor scandinavo. Esso infatti ha un cocchio trainato da capre tra l'altro magiche, di cui lui può consumare le carni poi una volta riavvolte le ossa nella pelle riaverle sane la mattina dopo, a meno che appunto non venga succhiato il midollo da queste ossa e quindi le capre si svegliano poi diversamente abili. Questo però è argomento magari di un altro video sulla mitologia scandinava. Detto ciò, questo è l'unico collegamento che possiamo fare fra la figura di Thor o Donar e questo ipotetico culto pagano dei Longobardi legato al Caput Capre. È un collegamento un po' flebile e che appunto non teneva conto in origine dell'intenzione propagandistica dei dialoghi di Gregorio Magno. L'altro elemento più interessante e con una lettura più recente e a mio parere personale e ovviamente umilissimo perché non sono nessuno per sancire la verità, più sensato. Abbiamo un bassorilievo, una scultura quindi frammentaria di un ambone proveniente da Novara. Siamo quindi in Piemonte, siamo nell'ovest longobardo, lontani dalla nostra amata Austria longobarda, e in questo frammento, che viene stilisticamente datato fra la fine del VII e gli inizi dell'VIII secolo, è presente una figura di uomo, che ora qui vi mostrerò tanto in una foto del pezzo originale, quanto nella ricostruzione grafica effettuata da Caterina Giostra, nome che conoscete benissimo, che ci sentite citare sempre, è una delle più grandi esperte italiane del mondo longobardo, sotto la cui cura tra l'altro viene redatta insieme al Museo Archeologico Nazionale di Cividale anche la collana Archeologia Barbarica, di cui abbiamo appena ricevuto il 7° volume, vi faremo sapere nei prossimi video com'è, sicuramente bellissimo. Detto ciò, questo ambone appunto ha un'immagine umana, un uomo con la barba, una scriminatura parzialmente centrale, quindi simile a quella dell'iconografia tipica del mondo longobardo, regge in mano un martello, porta una cintura multipla e forse dei guanti per dei segni che possiamo vedere sopra l'altezza del polso. Ecco, in questa immagine di uomo barbuto
militarizzato, perché la cintura multipla è un attributo del guerriero, che però non mostra armi, mostra invece un attrezzo, il martello. E forse questi guanti si è voluto vedere appunto un'originale iconografia pre-cristiana, che però ovviamente, parlando di un'opera che andava collocata in una chiesa, non si trasferisce uno a uno. Cioè non stiamo dicendo che a Novara, nell'ambone della chiesa, fosse presente una rappresentazione di Thor. Si sta dicendo che però il linguaggio visivo, il linguaggio figurativo, il linguaggio iconografico del mondo longobardo doveva probabilmente avere una base pre-cristiana, che forse vediamo in questi attributi, la cintura, il martello, i guanti, che hanno dei corrispondenti con i molto più tardi attributi del Thor scandinavo, il Mjolnir, il martello, la cintura della forza, i guanti per gestire il Mjolnir, e che questo substrato pre-cristiano passa a livello comunicativo nella nuova visione cristiana dei Longobardi in corso di conversione. La conversione non deve essere stata un processo lineare, sicuramente. Abbiamo già visto come la figura di San Michele, in quanto guerriero divino, sia stata molto utile a questa conversione, oltre che all'idea di Regnum Langobardorum unito sotto un protettore. Probabilmente la stessa cosa deve essere successa con gli attributi delle altre divinità, di cui noi però non sappiamo nulla. Paolo Diacono ci riporta solo di Godan e Freya, ad esempio. Non abbiamo citazioni di Donar o di Thor in nessun modo, ma quegli attributi ci fanno pensare che appunto il modo in cui i Longobardi rappresentavano i loro dei, e che purtroppo a noi non è arrivato, sia stato trasferito nel modo in cui i Longobardi raccontavano i messaggi cristiani a loro stessi. Ricordiamoci che tutta la cultura altomedievale, tolta l'elite di preti, monaci e pochi altri, era una cultura analfabeta. Non si scriveva, non si leggeva. È una macro generalizzazione, ok? Spesso si leggeva ma non si scriveva negli alti livelli della società. Ma quindi era difficile utilizzare un linguaggio scritto per comunicare dei messaggi complessi e di appartenenza. Al contrario, il linguaggio figurativo è un linguaggio che, attraverso una serie di codici condivisi fra chi comunica e chi riceve il messaggio, permette anche di far passare delle sottili somiglianze, dei significati non dichiarati. Ad esempio, l'iconografia tradizionale di santi e Trinità nel mondo cristiano è fortemente debitrice dell'iconografia classica. Era un modo per comunicare un messaggio noto all'uditorio attraverso un linguaggio visivo che però veniva calato in un nuovo contesto di significato. Allo stesso modo, come possiamo dire che alcuni Gesù biondi ricordano degli Apolli, allo stesso modo forse quella figura sull'ambone che noi non sappiamo identificare, poteva essere un Giuseppe, forse in quanto falegname che utilizza il martello, chi può dirlo? Ma quella figura, che doveva essere qualcos'altro, viene rappresentata con gli attributi che probabilmente appartenevano a una precedente divinità imparentata con Donar, con Thor, che condivideva con loro lo stesso archetipo, come il Godan dei Longobardi condividerà lo stesso archetipo con l'Odino scandinavo. Questo in realtà è tutto quello che sappiamo su Thor e i Longobardi. Quindi possiamo dire che i Longobardi adorassero Thor? No. Possiamo dire che adorassero una figura forse adesso assimilabile? È molto probabile, e che questa adorazione, questo culto, sia arrivata sotto mentite spoglie nel linguaggio figurativo della prima conversione longobarda. Bene, speriamo di avervi interessato, ci vediamo alla prossima, vi ricordo gli appuntamenti ad Artemia e Mandi!